Buongiorno amici del canale! Ciao! Come promesso settimana scorsa, anche oggi vi faremo vedere due li fai tu. Un bellissimo tutorial su questa nuova tecnica di Alessandra, che in realtà può avere anche delle somiglianze con quello che abbiamo visto settimana scorsa, ma C'è è un minimo di sviluppata, legame, sì. è sviluppata comunque in modo differente. Oggi ci saranno dei colori. E che cosa userai come colori predominanti? Allora, diciamo che utilizzerò un colore predominante, che è il London Fumé. Quindi faremo una cosa che all'inizio sembrerà in bianco e nero, anche qua richiamando un po' le vecchie cartoline, ma andremo ad aggiungere qualche tocco di rococò, però utilizzato in maniera un po' diversa, quindi stravolgendo un po' ahimè le linee guida che dai sempre, e poi daremo qualche tocco di colore alla fine, ma non possiamo svelare tutto adesso. La cosa bella è che quando saranno tutti insieme questi dipinti, quindi sia quelli di Alex che quelli di Alessandra, saranno veramente pazzeschi perché si vedrà perfettamente che ci sono due mani differenti e tecniche differenti. Quindi sono molto curiosa di vedere cosa succederà. Oggi per di più io ho detto, ma sei sicura che proprio vuoi partire con questo? Pagoda di Kyoto. Cioè non è uno di quei monumenti proprio facili da realizzare, vero? Ci proviamo. Tu mi hai detto che è più facile dell'altro, però a fine giornata farei vedere tutti e due. Certo. Quindi me ne vado perché lascio fare tutto quanto lei ovviamente perché non ha bisogno di me e se hai bisogno sono qui, mi chiami, Ok, va bene. Allora partiamo. Come la scorsa volta ho un pannello chiaro, sono andata a dare una mano di clear sand e poi l'ho leggermente carteggiata. A differenza della scorsa settimana però andiamo a trasferire subito il disegno, l'altra volta invece avevamo prima fatto lo sfondo e poi ricalcato il disegno. Se vi siete persi questo video andate a vederlo, lo trovate sul canale ed è il video della settimana scorsa. Quindi trasferiamo sempre con la carta grafite. Vado ad appoggiare la carta sul pannello, il mio disegno è già di misura, quindi appoggio la carta e vado ad appoggiare il disegno lungo il bordo. E poi con una biro vado a trasferire tutta la scritta in maniera precisa, quantomeno il più possibile, perché più siamo precisi nel disegno, anche se sembra una fase molto noiosa, però più siamo precisi nel disegno, meno avremo fatica dopo quando dobbiamo dipingere. Una volta trasferita la scritta, passo alla pagoda. In questo caso, come la scorsa volta, non vado a trasferire tutti i dettagli, ma solo le linee principali. In questo modo avrò riferimento dell'ingombro del monumento. Poi dello sfondo mi occuperò in un secondo momento. Tanto in questo caso io non voglio andare a riprodurre tutte queste nuvole, quindi non ho bisogno di tracciare nulla, ma vado a tracciare tutte le mie linee principali. Per vedere se ho lasciato qualche pezzetto per strada, ogni tanto alzo il mio disegno senza spostarlo, però lo alzo solo da un lato, in questo modo, senza spostarlo, mi raccomando, se no è poi difficile riposizionarlo. Ok. A questo punto proseguo e faccio così per tutto il monumento. In questo caso, che a me lo sfondo interessa fino a un certo punto, non andrò a riportare tutto il contorno degli alberi, andrò solo a segnare questa che è la linea che divide il paesaggio dal fondo, quindi proprio solo in questo modo, vedete? Una linea principale, niente di più. Adesso finisco di trasferire tutta la pagoda e poi alzo il foglio. Ho finito di trasferire il disegno, vediamo com'è venuto, sperando di non aver dimenticato nessun pezzo. Ok, c'è tutto.
A questo punto partiamo con lo sfondo. Quindi per me lo sfondo è tutto quello che sta al di sopra della vegetazione, compresa la parte superiore dove c'è la scritta. Vado ad utilizzare il rococò. Il rococò sappiamo che da linea guida, essendo già liquido, è un metallico che non va diluito, però in questo caso voglio dare un effetto un po' particolare, quindi se Elisa mi sente non sarà tanto contenta, però andiamo un po' a stravolgere l'utilizzo comune. Quindi io qua l'ho già diluito con l'acqua almeno di un 50%, quindi di per sé è già un colore molto diluito, vedete che gocciola proprio tanto. Vado sempre a mescolarlo bene perché avendo tanto pigmento all'interno tende a depositarsi sul fondo e tengo comunque vicino una ciotolina di acqua. A questo punto io vado a stendere con un pennello piatto e largo come questo il rococò, andando a coprire anche la scritta. Tanto so che se non vado a insistere troppo non tolgo la grafite che c'è sotto. Cerco però di stare sui bordi perché non voglio andare nella parte dove c'è il monumento. Quindi prendo il colore e così in maniera molto disordinata vado a darlo qua e là. Poi, visto che comunque nonostante sia diluito è ancora intenso, prendo dell'acqua e vado ancora a spostarlo un pochino in questo modo. Vedete che la scritta non si toglie, rimane comunque bene in vista. E vado a fare attenzione ovviamente a scontornare la pagoda. Poi se qualche goccia andasse anche sopra non capita nulla, però cerco di essere più precisa possibile in questo passaggio. E mi fermo qui dove inizia la vegetazione. Stessa cosa di qua, scontorno e vado a fare questo lavoro. Con l'acqua è gestibile, nel senso che ci mette comunque un attimino ad asciugare, quindi mi dà il tempo di modellarlo. Adesso gli do il tempo che si depositi un pochino sul fondo, quindi parliamo di un 5 minuti e poi vado ad asciugare col phon cercando di spostare ancora un pochino quest'acqua, quindi diamogli tempo un attimino e poi prendiamo il phon. Cerco di spostare un pochino l'acqua con il phon, ovviamente andando verso l'esterno perché non devo andare a sporcare questa parte che è quella dello sfondo. Quindi piano piano vado a spostare l'acqua finché tutto il mio sfondo è asciutto. Asciugando con il phon può capitare che si creino degli accumuli di colore come questo. Se vi piacciono li lasciate, altrimenti a me personalmente non piacciono molto, semplicemente con le dita vado un po' a picchiettare così. Così si crea un'altra texture. Rimane sempre molto leggera perché stiamo parlando di un colore metallico molto diluito e anche questo lo vado ad asciugare. Adesso lo sfondo è asciutto, quindi possiamo passare a incominciare a dipingere il monumento. Facciamo un esercizio che sembra un po' strano, però in realtà è molto semplice. Noi partiamo da un'immagine a colori, dobbiamo immaginare che sia in bianco e nero, quindi tutte le parti che qua sono chiare ovviamente rimangono chiare, tutte le parti che qua sono colorate per noi sarà il nostro colore scuro, perché in questo caso noi utilizziamo un solo colore che è il London Fumé, che io sono già andata a mettere qua nella mia vaschetta, e lo utilizzerò diluito perché come base utilizziamo una tecnica un pochino acquerellata. Quindi con un pennello piatto prendo un po' di London Fumé e lo vado a diluire molto perché deve essere la mia tonalità di base, non è ancora la parte più scura. Quindi con questo ovviamente vado a riempire tutte le parti che nel disegno vedo più scure, sempre con una tinta molto diluita. Poi sappiamo che l'acquerello quando asciuga schiarisce un pochino, quindi non ci dobbiamo preoccupare. E in questo modo andiamo a riempire con delle campiture tutto quello che è scuro. In questo modo. Le parti chiare al momento non le vado a toccare. Quindi riempio qua sotto. Questa è una prima operazione molto, è un passaggio grossolano se vogliamo
definirlo così, ci serve solo per incominciare a distinguere quali sono le parti scure e quali sono le parti chiare. Abbiamo poi tempo dopo a impreziosire con i dettagli. Vado a fare questo per tutto il monumento. Vado a fare questa operazione su tutto il monumento. Tutte le parti che vedo scure con un passaggio di London Fumé molto diluito. Una volta che il monumento sarà completo, passerò alla parte dello sfondo, che in questo caso sarà uno sfondo abbozzato. Non andrò a rappresentare tutti gli alberi, andrò solo a rappresentare delle macchie di colore, giocando sempre su delle tonalità del grigio più o meno diluito, in modo che vengano fuori delle tonalità di grigio chiaro e di grigio scuro. Quando il primo passaggio è completamente asciutto, possiamo passare al secondo, che non è nient'altro che utilizzare lo stesso colore di prima, semplicemente un po' meno diluito. In questo modo io vado a intensificare, guardando sempre il mio disegno di riferimento, tutte le zone più in ombra. Quindi è come se io mettessi una seconda ombra sulla prima che avevo già fatto. Le parti in luce al momento le lascio sempre indietro, tanto il mio fondo clear sand in realtà corrisponderà alla mia luce, quindi tutto dove non vado a riempire di colore sarà la parte più in luce. Vado a fare questo e in questo modo pian piano il disegno viene fuori, perché intensificando le ombre ovviamente in automatico si risaltano anche le luci. Quindi vado a fare questo, ma vado a farlo anche su tutta la parte del tetto. Come vedete lo sfondo, quindi tutta la parte dei cespugli della città è rimasta in secondo piano perché io l'ho voluta semplicemente accennare e lì non vado a toccare più di tanto, però ho necessità di dare ulteriori dettagli invece alla pagoda. Quindi facendo così, solamente con lo stesso colore meno diluito, vado a riportare le linee in modo da dargli un senso ed articolarlo un po' di più. Come potete vedere, con un semplice passaggio, semplicemente andando a intensificare il colore di prima, potete notare la differenza tra la parte inferiore e quella superiore. Questa è più ricca di dettagli e risulta più tridimensionale. Quindi adesso io non farò altro che andare a continuare questo passaggio su tutto il monumento e poi ci occuperemo della scritta. A questo punto voglio andare a dare un tocco di colore perché in questo momento non si distingue molto il monumento dal fondo, che voglio lasciare in realtà grigio, quindi vado a dare un tocco di colore sul monumento. Ho preparato un mix di torta di zucca e love, più o meno diciamo un 70% di love e un 30% di torta di zucca. Voglio un colore brillante, lo vado a diluire abbastanza perché deve essere solo un'acquerellatura. Io voglio dargli un tocco di colore, non voglio che diventi un dipinto iperrealista. Quindi vado nelle parti che prima avevo fatto scure a ripassare questo colore abbastanza annacquato. Posso anche in alcuni punti andare ad annacquarlo ulteriormente, semplicemente prendendo un po' di acqua e andando ad allungare questo, in modo che si intraveda anche un po' sotto il grigio. Mi piace che emerga, perché gli dà un po' più l'idea di un qualcosa di invecchiato. Così, semplicemente prendendo il colore e andando a ripassare tutte le parti che nella fotografia sono colorate. Vado adesso a riempire la scritta, utilizzo il London Fumé poco diluito, così rimane un grigio più scuro rispetto al grigio usato sul monumento. Lo vado comunque a diluire leggermente perché se io lo usassi in purezza non scorrerebbe bene il pennello e quindi la scritta non verrebbe precisa.
Preferisco tenere il colore un pochino più diluito e fare piuttosto un secondo passaggio per ripassare, piuttosto che un colore non diluito che non scorre bene. Voglio dare un ultimo tocco di colore. Ho mescolato Monsieur Profumo d'Oriente e un goccino di Clear Sand. Ho messo parecchia acqua e ho ottenuto un verde acido molto diluito. Con questo vado a fare giusto un accenno ai cespugli che ci sono nella parte bassa e un pochino nello sfondo. In questo modo vado per assurdo a definire ancora meglio il monumento, anche se non lo vado a toccare, perché vado a togliere un po' di grigio che c'è intorno. Semplicemente così, senza andare a coprire il grigio che c'è sotto, proprio così, in maniera molto delicata. Un accenno qua e là. Il dipinto è finito, possiamo andare a proteggerlo, quindi marron glacé, che è il protettivo satinato, colorato. Sono andata a diluirlo un pochino con l'acqua perché non voglio andare a coprire tutti i colori del disegno, voglio solo andare a tonalizzarli un po'. Quindi giro bene e vado a stenderlo. Vedete che mi rimane la trasparenza di tutti i colori sotto. Adesso finisco di proteggerlo, poi chiamiamo Elisa e vediamo cosa ne pensa. Ah, l'hai finito? Finito. Senti, ma a quali monumenti hai preferito mettere le mani? Su quelli della settimana scorsa o su quelli di questa settimana? Entrambi sono lavori differenti, quindi hanno peculiarità diverse, tutti. Ma abbiamo un preferito? Tutti possiamo avere un preferito nella vita. Sì e no. Non me l'ha dato vinta. Sì che ce l'ho, ma non ve lo posso dire. Comunque, oggi lei gli ha fatto vedere la rappresentazione della pagoda di Kyoto, dove ha utilizzato ovviamente i colori ispirandosi alla realtà di questo monumento, anche se l'ha reinterpretato. E di nascosto ha fatto il campanile di Giotto. Sono veramente molto belli e mi piace tantissimo la sua realizzazione perché ha comunque utilizzato i colori Magic Paint acquerellandoli con una nuova tecnica che non è assolutamente la stessa della settimana scorsa, dove ha usato toni più seppiosi, se posso, vero? Sì. Mi piacciono tantissimo, ma stanno veramente molto bene abbinate alle altre. Bisogna poi capire quando disporremo tutti i quadri nel reparto come metterli, se fare un'ala tutta tua e un'ala tutta di Alex o se mischiarli, perché potrebbe essere anche il carino il fatto che siano così tanto diversi, tutti vicini, una camera dopo l'altra. Comunque non lo posso decidere io, farò decidere tutto quanto alla direttrice di struttura, la dottoressa Gobbi, e alla mia sorellina, la caposala, sai, Lunardon, mi sgrida sempre a casa, ma lì non può. Scherzi a parte, ho collaborato veramente molto con piacere con voi. Dico voi perché adesso facciamo vedere tutti e 4 i tuoi dipinti insieme, quelli di questa settimana e quelli della scorsa, e poi domani andrò insieme ai miei dipinti, di cui loro non hanno ancora visto il tutorial, però devono fare attenzione perché la settimana prossima uscirà il tutorial mio e di Emma con le rappresentazioni di altri monumenti e saranno la ciliegina sulla torta di tutto il reparto. Quindi tu hai avuto uno stile molto differente da quello di Alex, ti ringrazio, mi fa molto piacere che abbiamo fatto questi 4 corsi intensivi sul mio canale, ovviamente li condividerai anche sul tuo canale, ma sapete qual è il trucco di fare tutorial così tanto ben riusciti e che tante persone guardano? La condivisione, perché da soli non si va da nessuna parte. Quindi io ringrazio Alex, ringrazio Alessandra, ringrazio chi ha voluto partecipare con me a questo progetto, ovvero Emma che si nasconde sempre laggiù e Franco che è sempre dietro, e ringrazio chi mi ha dato l'opportunità di esporre questi quadri perché non è una cosa da poco, andranno a colmare un progetto veramente molto bello. Grazie Ale. Grazie a voi. Vi salutiamo, ricordatevi, mi raccomando anche il canale di Alessandra. Alessandrelia Terra d'Ombra. Magic Paint non si compra su Amazon, ma solo dai rivenditori autorizzati che trovate sul sito magicpaint.it o sull'unico sito di Easir Home, l'unico sito che vende Magic Paint online. Ciao! Ciao!